Just telling me it's right. It's so different. But when you take me to the... Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Io sono Tiziana e oggi iniziamo col primo tutorial del 2025 con una Clutch Luxury. Guardate che meraviglia, non è assolutamente difficile e adesso vediamo nel dettaglio tutto quello che ci occorre per poterla realizzare. Per il tutorial di oggi troverete un kit già pronto su gomitoli.com. Ci sarà lo sconto del 30% nelle date che vedete scritte, quindi mi raccomando non perdetele di vista. Potrete anche personalizzare quindi il progetto magari scegliendo un colore diverso da quello che ho scelto io. All'interno trovate una rocca di Inda, nel mio caso ho scelto questa bellissima tonalità numero 34, una base 21x8 ovale già perforata da dove appunto partirà la nostra lavorazione, una click clack in legno bellissima, guardate, veramente meravigliosa, misura 20 cm e poi vi farò vedere come andare ad alloggiare attraverso delle viti. Poi come manico abbiamo 80 cm di catena e due moschettoni appunto per poterlo alloggiare alla nostra chiusura. Lavorerò con l'uncinetto 3,5, ma potete tranquillamente usare anche un 4 e un 4,5 per quanto riguarda questo tipo di cordino. A questo punto possiamo iniziare con la spiegazione. Iniziamo la lavorazione partendo appunto dalla nostra base e io partirò dal lato corto. Quindi prendiamo il cordino, uncinetto 3,5, facciamo il cappietto, io inizio dal punto centrale ed inizio a creare due punti bassi nello stesso foro e nel frattempo mi vado a lavorare la codina. Quindi faccio il primo e faccio anche il secondo. Nel punto successivo andrò a creare altri due punti bassi. Invece in questi due seguenti, che sono appunto nel lato che va a girare, andrò a creare 3 punti bassi in ogni foro. Quindi faccio il primo, il secondo e anche il terzo. La stessa cosa nel punto seguente, quindi 1, 2 e 3. Invece sul lato lungo andrò a creare 2 punti bassi in ogni foro. In questo modo. E proseguiamo così. Poi quando arriviamo nel lato corto, i primi due avranno 3 punti bassi e 3 punti bassi, nei seguenti 3 solamente 2, poi nuovamente 3 punti bassi, qui sempre 2 e la stessa cosa andiamo a ripetere qui. Quindi 3 punti bassi e 3 punti bassi e qui solamente 2 punti bassi. Quindi ci rivediamo non appena abbiamo completato tutto il giro. Completato quindi questo giro, ho chiuso con una maglia bassissima sulla prima maglia bassa effettuata, facciamo una catenella e adesso facciamo il secondo giro con dei punti bassi presi in costa, quindi non tutte e due le asole, ma solamente quella esterna. Non facciamo più aumenti, quindi andiamo a realizzare tutti i punti sottostanti in questo modo. Un giro molto semplice. Quindi lo realizziamo tutto fino alla fine e ci rivediamo per vedere come creare il giro successivo. Completato anche questo giro, adesso siamo pronti per iniziare la lavorazione del punto nocciolina. Quindi chiuso con maglia bassissima, facciamo una catenella. Adesso, anziché proseguire da questa parte, noi voltiamo il lavoro in questo modo, quindi la nostra base, e iniziamo quindi qui a creare 3 punti bassi nei 3 punti seguenti, quindi 1, 2 e 3. Nel punto seguente dobbiamo iniziare appunto il punto nocciolina. E come si fa? Prendiamo il filo, entriamo e facciamo il primo punto alto ma chiuso a metà,
ne facciamo un altro nello stesso punto, sempre chiuso a metà, quindi non facciamo l'ultimo giro in sostanza, e facciamo anche il terzo, sempre chiuso a metà. Una volta che ci ritroviamo quindi con 4 asole sull'uncinetto, prendiamo il filo, li chiudiamo tutte insieme e facciamo una catenella. E poi di nuovo 3 punti bassi nei successivi 3 punti, in questo modo. Nuovamente prendiamo il filo e creiamo la nocciolina, quindi 3 punti alti non chiusi, quindi li chiudiamo a metà. Abbiamo fatto il primo, facciamo il secondo e facciamo il terzo. Sempre 4 asole sull'uncinetto, prendiamo il filo, li chiudiamo tutti insieme e facciamo una catenella. Nuovamente 3 punti bassi, quindi diciamo è una sequenza che dobbiamo fare fino alla fine del giro. E guardate qual è il risultato. Vedete? Vi faccio vedere ancora una volta. Quindi facciamo il punto nocciolina, quindi prendiamo il filo, entriamo, un punto alto non chiuso, facciamo il secondo ed anche il terzo, li chiudiamo tutti insieme, catenella e andiamo a creare i nostri 3 punti bassi, quindi 1, 2 e 3, e si procede nello stesso modo, quindi poi alla fine questo sarà il nostro risultato. Completiamo tutto il giro e ci rivediamo per vedere il secondo. Ho completato quindi il primo giro del punto nocciolina, perché per creare il punto nocciolina abbiamo bisogno di fare 2 giri. Questo è il primo, adesso vi mostro il secondo. Volevo comunque dirvi che per creare il punto nocciolina occorre un numero di punti che sia divisibile per 4, quindi un multiplo di 4. Fatto questo, quindi ho chiuso con un punto bassissimo sulla prima maglia bassa effettuata, faccio una catenella, volto il lavoro un'altra volta in questa maniera e vado ad eseguire dei punti bassi. Quindi non devo fare il punto basso sulla catenella che abbiamo fatto di sicurezza quando abbiamo creato il punto nocciolina, quindi vado in quello seguente e creo appunto tutto il giro di punto basso in questo modo. Vedete qui, questo non si deve lavorare, quindi saranno 4, 1, 2, 3 e 4, quindi tra una nocciolina e l'altra dobbiamo andare ad eseguire 4 punti bassi. Quindi adesso dobbiamo creare quindi questi 2 giri per ottenere il punto nocciolina. Il primo, quello che ho fatto precedentemente, e il secondo è realizzato in questa maniera, quindi creando questi punti bassi. Quindi completiamo, quindi facciamo tutto il giro in questa maniera, assicuriamoci di avere tra una nocciolina e l'altra 4 maglie, quindi 4 punti bassi, vedete? Quindi è importante perché poi adesso nel giro successivo dobbiamo fare in modo che le noccioline cadano al centro tra quelle sottostanti. Quindi completiamo tutto questo giro e ci rivediamo per farvi rivedere un'altra volta come eseguire il giro delle noccioline. Ho completato quindi il secondo giro del punto nocciolina, adesso catenella, voltiamo il lavoro e adesso dobbiamo andare a creare di nuovo il giro dove si vedranno le noccioline, però dobbiamo farle cadere al centro di quelle 2 sottostanti. Quindi che cosa facciamo? Facciamo un punto basso, poi facciamo un altro punto basso e qui ripetiamo la nostra nocciolina, quindi 3 punti alti chiusi a metà,
quindi la stessa cosa di prima, 4 asole sull'uncinetto, chiudiamo tutte assieme, catenella di sicurezza e poi ricominciamo con i 3 punti bassi, quindi 1, 2 e 3. Nuovamente la nocciolina, vedete, siamo al centro tra quelle sottostanti e rifacciamo le nostre 3 maglie alte che andiamo a chiudere insieme, catenella e nuovamente 3 punti bassi, quindi 1, 2 e 3. Ripetiamo il punto nocciolina, quindi prima maglia alta, seconda e terza, che chiudiamo tutti insieme, e poi la catenella e nuovamente i nostri soliti 3 punti bassi, quindi praticamente il modulo rimane sempre lo stesso. Vedete, le noccioline sono venute al centro di quelle sottostanti, quindi questo giro sarà tutto in questa maniera e poi dobbiamo ripetere quindi poi il giro con dei punti bassi, ma arriviamo a questo punto e io ve lo faccio rivedere. Ho completato il giro, quindi catenella, adesso voltiamo il lavoro un'altra volta perché dobbiamo eseguire il giro di ritorno, ovvero quello solamente con i punti bassi. Quindi iniziamo. In questo caso prima della nocciolina ne abbiamo solo 2, perché poi quando completiamo il giro da questa parte otteniamo gli altri 2. Quindi andiamo avanti, ricordiamoci che tra una nocciolina e l'altra dobbiamo realizzare 4 punti bassi. Vedete? 1, 2, 3 e 4. Quindi mi raccomando, contiamoli perché ci dobbiamo assicurare che siano sempre 4, perché dovendo creare questo effetto scacchiera non possiamo saltare nessun punto. Quindi facciamo questo giro, poi ripetiamo il giro successivo dove andiamo a creare le nostre noccioline, quindi non faremo altro che alternare questi 2 giri. L'altezza desiderata è circa 18 cm, ma sarò più precisa nel momento in cui appunto avrò raggiunto questa altezza e vi dirò esattamente anche i numeri di giri. Ed ecco il corpo borsa quasi ultimato. Io alla fine ho raggiunto 20 cm di altezza, ho realizzato 17 noccioline, quindi per un totale di 34 giri. Adesso noi che cosa facciamo? Intanto ci assicuriamo che questa apertura sia corretta per la nostra click clack e praticamente va bene. Poi nel momento in cui faremo gli ultimi giri a punto basso vedremo che la misura sarà perfetta. Quindi adesso andiamo a completare questo lavoro prima di inserire la chiusura e andiamo a realizzare circa 4 giri, saranno 4-5, poi sarò più precisa al solito alla fine. Andiamo a realizzare dei semplici punti bassi senza diminuire o aumentare, quindi tutti quelli che ci ritroviamo al di sotto in questa maniera. Così andiamo a creare anche la parte che poi andrà inserita dentro la click clack di legno. Quindi completiamo questi 4 giri, ma ripeto, sarò più precisa se saranno 4 o 5 e ci rivediamo per farvi vedere come inserire correttamente la nostra chiusura. Terminato i 4 giri a punto basso che mi serviranno appunto per alloggiare perfettamente all'interno della nostra click clack tutta la lavorazione. Quindi io che cosa ho fatto? Nel momento in cui ho terminato quindi questi 4 giri, ho preso il centro perfetto, perché questa è la parte più importante per fare in modo che la borsa non venga storta. Prendendo il centro
vedete, ho cercato di essere più precisa possibile in maniera tale che questi laterali, questa parte centrale, scusate, della nostra chiusura vada a coincidere con il centro della nostra base. Quindi adesso una cosa importante che dobbiamo fare è prendiamo un cacciavite piatto, perché vedete io qua già l'ho fatto, dobbiamo adesso inserire, perché qui c'è la fessura, dobbiamo inserire la nostra lavorazione piano piano. Questa è una parte molto delicata, ma soprattutto dove ci dobbiamo armare di molta pazienza, perché vedete io vado a spingere la lavorazione all'interno in questo modo, quindi piano pianino, cercando di non danneggiare la nostra chiusura in legno. Quindi con un cacciavite piatto si può riuscire tranquillamente. Vedete, io farò un primo giro dove inserisco una prima parte, quindi la completo tutta, e poi cosa faccio? Ritorno indietro, quindi facciamo finta che ho finito tutto. Io cosa faccio? Vado a spingere finché c'è spazio, in questo modo, perché più inseriamo all'interno e più verrà fissata perfettamente. Nel kit troverete ovviamente, vedete questi fori, 12 viti che serviranno appunto nel momento in cui abbiamo finito di passare tutta la lavorazione all'interno, verrà fissata quindi con delle viti. Io prendo a questo punto un cacciavite a stella piccolo, possibilmente calamitato, perché vedete le viti sono veramente molto piccole. E poi io cosa faccio? Nel momento che ho finito tutta la lavorazione, vado a fissare, quindi con la vite, in questa maniera. Per questo dobbiamo spingere quanto più lavorazione all'interno. Vedete? Una volta fatta in questa maniera, anche se io provo a tirarla, è fissata dalla vite. Quindi questo è un lavoro di molta pazienza e attenzione. Quindi facciamo tutto questo lavoro, completiamo le viti, poi prendiamo i moschettoni, ne agganciamo uno da questa parte e uno da questa parte in questi gancetti e poi mettiamo la nostra tracolla. Quindi ci rivediamo a borsa completata. Ed eccola qui, questa clutch completata. Guardate quanto è bella, è veramente molto molto elegante. Io alla fine la catena, che è circa di 90 cm, ho deciso di dividerla in maniera tale da creare un manichetto per essere portato in questa maniera, oppure a spalla. Guardate, è veramente bellissima. Poi potete comunque lasciarla anche intera, quindi portarla a tracolla. Potete realizzarla anche all'uncinetto, perché questo è quello che rimane della rocca da 500 grammi. Io ne ho utilizzati circa 320, quindi vi basterà sia per creare quindi il vostro manico all'uncinetto, ma anche per poter realizzare qualcosa di più piccolo. Il kit sarà in sconto del 30% su gomitoli.com nelle date che vedete scritte, quindi non perdetele di vista, e potete anche scegliere una colorazione linda differente a quella che vi ho proposto oggi. Il progetto, come avete visto, non è molto complicato, ma se avete dei dubbi, voi lo sapete, mandatemi un messaggio e non dimenticate di iscrivervi sul mio canale e attivare la campanella. Ci vediamo alla mia prossima creazione. I like it with you, yeah. I like it with, I like it,